Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Bitscap. Oggi volevo vedere insieme a voi un po' quello che è successo negli ultimi 10 giorni, ossia da quando ho ricominciato a fare qualche investimento. Questo è in riferimento a qualche settimana fa, quando purtroppo il bot non riusciva più ad essere sufficientemente profittevole a causa dei mercati cripto. E quindi, come avevo suggerito anche nel mio gruppo privato Bitscap di Telegram, ai miei referral, in alcuni casi avevo suggerito anche di interrompere l'abbonamento e attendere tempi migliori. Questo chiaramente riferito a coloro che in quel momento avevano investito su accoppiate che purtroppo non andavano più molto bene. Fra questi c'era anche qualcuno che invece aveva azzeccato, diciamo, l'accoppiata giusta e anche in quel periodo è riuscito comunque a far lavorare discretamente il bot. Quindi in quei casi l'abbonamento chiaramente non è stato, diciamo, revocato, ma in tutti gli altri casi, compreso il mio, dove purtroppo avevamo investito su accoppiate che in quel momento, in quel periodo un po' nero, purtroppo erano in discesa continua, allora non si riusciva più a fare del profitto e di conseguenza anch'io avevo interrotto l'abbonamento per un periodo. Adesso invece andiamo a rivedere come si sta comportando in questo nuovo periodo, che sembra un periodo sicuramente di ripresa e più profittevole per quanto riguarda il bot di trading automatico. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati, di attivare la campanellina per ricevere la notifica quando io pubblico nuovi video e di mettere un bel mi piace per aiutare questo canale a crescere. Detto questo, andiamo un po' a vedere. Innanzitutto vediamo qui questo comportamento di questa accoppiata. Come vedete, da quando l'ho attivata c'è stato un buon rialzo, poi vediamo una piccola discesa, poi di nuovo un rialzo e adesso, come possiamo vedere, malgrado gli alti e i bassi, comunque la direzione è sicuramente un po' verso il basso. Ma quello che volevo far notare, innanzitutto che vedete io avevo attivato il trailing down, che come ho spiegato in uno dei miei video, che trovate nella playlist dedicata a Bitscap, dà la possibilità di avere una sorta di trailing up verso il basso. E quindi, come possiamo vedere qui, ingrandendo, eccolo qua, praticamente io sono andato nella zona verde, nella parte più inferiore. Sicuramente ad un certo livello sarà entrato in funzione il trailing down. Da che cosa si vede? Vedete, io ho messo anche uno stop perché alla fine io ho messo un tot di percentuale di trailing down che ricordiamo poterla, vedete, meno 2,4%, la potete preimpostare nel momento dell'attivazione. Ha sfiorato praticamente quel parametro perché la linea è a questo livello, quindi si è abbassato sicuramente di molto, però non l'ha raggiunto e poi di nuovo c'è stata una risalita. Se io non avessi attivato questa funzione, probabilmente più o meno a questo livello sarebbe andato in pausa il mio bot perché scendeva al di sotto del lower price. E invece, quando è sceso al di sotto del lower price, siccome ho attivato questa funzione, il bot ha comunque continuato a lavorare. Poi c'è stata fortunatamente una ripresa prima di raggiungere il limite inferiore, quindi quello di stop, e vedete c'è stata continuità nel lavoro del bot. E questo è proprio lo scopo del trailing up e del trailing down, avere continuità al di sopra e al di sotto dei nostri prezzi minimi e massimi, quindi l'upper price e il lower price. Volevo solo far notare questa cosa
per farvi capire la funzione importante del trailing up e del trailing down. Ok? Se andiamo adesso verso il basso, andiamo a vedere un po' le mie campagne qui, proprio come vado a vivere in campagna. Allora, vediamo questi numeri per curiosità. Allora, questo è diciamo l'investimento. Io sono partito da circa, se non ricordo male, 6.400 dollari o comunque giù di lì. Come vedete adesso è sicuramente aumentato. Come si arriva per esempio a questo numero che vedete comunque subisce sempre delle oscillazioni in percentuale, almeno per quanto riguarda la percentuale, mentre questo numero rimane praticamente fisso ed è la somma praticamente di questi tre profitti che sono quelli che riguardano il bot. Quindi questi sono i profitti del bot e li ritroviamo sommati qui. Questo a sinistra invece che cosa rappresenta? Rappresenta fondamentalmente il più 10,39% rispetto a quello che è stato il mio investimento iniziale. Tant'è che se noi facciamo più o meno i 6.400 dollari rotti col quale ho iniziato e facciamo un più 10,38%, raggiungiamo praticamente questa cifra. Cioè la mia cifra iniziale più questa che vedete subisce delle oscillazioni a differenza di questa. Perché subisce delle oscillazioni? Perché chiaramente il mercato varia nel tempo. Quindi Ripple, effetto Bitcoin subisce delle oscillazioni per quanto riguarda il valore di mercato e quindi di conseguenza questo si adatta continuamente a queste oscillazioni. Perché? Perché quello che io ho investito chiaramente ha un valore diverso tra un momento e il successivo. E qui quindi ci ritroviamo alla fine quello che è la somma fra quello prodotto dal bot e quello che è stato il guadagno in un certo senso anche per quanto riguarda il mercato. E quindi io sono partito da circa 6.400 dollari e adesso me ne trovo 7.123 in questo momento. Tutti i bot sono attivi, hanno fatto molte operazioni, quindi come vedete rispetto a qualche tempo fa dove non c'erano tutti questi dati, adesso è più intuibile, diciamo, quello che può essere il nostro profitto, quindi le variazioni del nostro investimento, di conseguenza anche del nostro portafoglio. Questi valori possono essere utili anche per quanto riguarda magari una decisione, come può essere quella di interrompere il bot, perché anche se un bot è in profitto, magari noi possiamo decidere di interromperlo, chiuderlo in profitto, vendere a mercato magari e poi investire su un'altra accoppiata. Questo poi ognuno applica quella che ritiene la strategia più opportuna. E in questo caso possiamo anche notare quanto sia importante attivare più bot contemporaneamente. Perché? Perché come potete vedere, per esempio, questo non è stato così profittevole in questi 10-11 giorni. Ha fatto 46 dollari rispetto a questo che è stato praticamente attivato come questo poi nello stesso periodo di tempo, ma come vedete fra i tre questo sicuramente è quello che ha fatto il profitto maggiore, dove il bot ha lavorato meglio, ha fatto un 20,42%. Adesso diciamo sono tutti in verde, comunque ho azzeccato diciamo i miei investimenti, ma se fossero stati magari uno o due rossi e uno verde, voi capite l'importanza di riuscire a compensare magari eventuali perdite, quindi più bot noi attiviamo e minore sarà la possibilità di perdita.
La diversificazione è sicuramente il concetto più importante quando parliamo di investimenti e non solo una diversificazione come in questo caso, magari all'interno della stessa piattaforma, ma anche investire su piattaforme differenti. Io infatti faccio in questa maniera. Non ho investito tutto il mio portafoglio a disposizione su solamente questa piattaforma, ma chiaramente l'ho distribuita anche su altri tipi di investimento. Che voi chiaramente che mi seguite sul canale conoscete in linea di massima e, e comunque se volete informazioni potete sempre scriverlo nei commenti oppure contattarmi perché in descrizione trovate anche la possibilità di contattarmi. Diversificare su piattaforme differenti significa anche se magari una delle piattaforme non va più tanto bene, riuscire a compensare con le altre. E questo è sicuramente il concetto generale più importante quando si tratta di soldi. Oltre al fatto che, come consiglio sempre ai membri del mio gruppo Telegram e in generale anche su molti miei video, investite sempre ciò che siete disposti eventualmente, nella peggiore delle ipotesi, a perdere. Partite sempre da questo presupposto. Non investite mai più di quello che potete permettervi. Oltretutto ricordatevi anche sempre che io non sono un consulente finanziario, ma sono un semplice investitore come voi che mette a disposizione alcuni video soltanto per diffondere, diciamo, le informazioni di cui vengo a conoscenza, magari per esperienze mie dirette o perché mi è stato suggerito da terze parti, però io faccio semplicemente dei video per farvi vedere un po' come funzionano le cose. Non certamente i miei sono suggerimenti agli investimenti. Questo deve essere sempre ben chiaro ed è sempre scritto in descrizione in modo molto dettagliato. Detto questo, possiamo dire insomma che adesso il mercato cripto si presenta bene, si presenta sicuramente meglio di qualche settimana fa, quindi possiamo riattivare i nostri bot se magari avevamo deciso di interrompere gli abbonamenti e posso augurare a tutti un buon guadagno e scegliete le accoppiate con cura, anche magari osservandone l'andamento qui in basso in questa voce strategie consigliate. Come vedete vi dà un po' le percentuali di ripresa di alcune accoppiate. Io vi ringrazio anche per questo video e al prossimo. Buona giornata a tutti.